Ciao a tutti, siamo tornati, Francesco The Italian Sommelier, bentornati alla recensione. Prima di tutto, velocemente, un saluto e grazie davvero a tutti, ma a tutti, perché abbiamo avuto un grandissimo successo. Parlo al plurale, non so perché sono solo, però sono molto contento. Grazie di cuore a tutti. Ho fatto un sondaggio su Instagram, questo qua. E il risultato è stato combattuto veramente fino alla fine. Avevamo in sfida due campioni, avevamo questo Castel del Monte, Vigna Pedale, e uno Zinfandel che andrà in recensione la prossima settimana, perché ovviamente il secondo posto è suo, molto combattuto, ho dovuto scegliere e ho scelto questo perché l'ha spuntata di circa 1-2 voti, quindi è stata una bella battaglia. Andiamo subito a vedere questa nuova bottiglia. Benvenuti alla recensione. Vigna Pedale, eccolo qua. Castel del Monte, rosso riserva di OCG 2015. Ci avviamo all'apertura della bottiglia. Ora, mi perdonerete, ma aprire una bottiglia da seduto non è proprio la cosa più facile del mondo. Ho subito la descrizione di questo vino che ha vinto questa grandissima sfida. Vigna Pedale, Castel del Monte, rosso riserva, denominazione di origine controllata e garantita 2015, pregiato rosso ottenuto da uve autoctone, appunto Nero di Troia, coltivate nell'area collinare della DOCG Castel del Monte, nelle vigne di Contrada Pedale a circa 450-500 metri sopra il livello del mare, terreno di natura calcareo-argillosa, medio impasto. Dopo la classica vinificazione in rosso, con lunga macerazione, il vino matura in grandi botti di rovere per 18 mesi. Molto interessante, interessantissimo direi. Voglio subito assaggiarlo perché, come potete vedere, 3 bicchieri Gambero Rosso. 3 bicchieri Gambero Rosso significa che è un vino di buona qualità. Molti di voi mi hanno scritto nei messaggi privati che sarà un grande vino, molti sono curiosi, molti lo vogliono assaggiare, molti lo conoscono già. Io non lo conosco, andiamo subito alla degustazione. Esame visivo. Il vino risulta assolutamente limpido, non presenta particelle in sospensione, un colore rosso direi tendente al granato, non ha ancora la potenza, il muscolo, il calore e il fervore del granato, però sicuramente un colore deciso, molto brillante, anche appoggiato appunto da queste luci qua da studio che ho e che spero diano un buon effetto a voi che state guardando il video. Quindi assolutamente un'analisi visiva molto bella. Andiamo alla consistenza. Che risulta abbastanza consistente per quel che riguarda gli archetti. Come potete vedere sono nella media, scendono con una discreta decisione, ma niente di troppo viscoso, niente di troppo pesante. Una bellissima analisi visiva. Andiamo al naso. Un vino che risulta abbastanza intenso, direi abbastanza complesso però fine. Mi piace molto questa nota di piccoli frutti di sottobosco, di questa mora, di questa prugna, di questa nota anche di cacao, di tabacco, un leggero odore di pelle conciata, no? Di queste borserie fiorentine mi vengono in mente, di queste pelletterie, ecco qua ce lo risento molto. Anche, come ho detto, cioccolato, sì, cioccolato fondente, quindi abbastanza complesso ma sicuramente fine, molto elegante al naso. Non si sente questa forte nota anche alcolica, molto elegante, una signora con una grandissima eleganza. Esatto, andiamo a muovere il calice per sentire se ci è sfuggito qualcosa. Questa fissa di parlare al plurale, un po' come Berlusconi. No, confermo quello che ho detto. Le note vengono
sicuramente ampliate. Muovendo il calice, voi sapete che si rilasciano, no? Si schiudono ancora di più gli odori, e questo vino veramente, se all'occhio risulta molto bello, lucente e di un colore quasi sensuale, al naso io non posso che assolutamente confermare la sua eleganza, la sua tra virgolette grandiosità, perché ha molte sfumature. Io gli ho dato abbastanza complesso, ma quasi quasi ci ripenso, e sono molto fini, molto scandite, nel senso si sente questo, quindi complimenti davvero, una ottima analisi olfattiva. Adesso andiamo a quello che interessa alla maggior parte di voi e anche a me, ovvero l'analisi gustativa. Wow. Ok, ho avuto sensazioni molto contrastanti in bocca, per questo ho detto wow. Ora, l'entrata è molto avvolgente, molto anche, fra virgolette, calda, non in senso alcolico, calda nel senso molto sensuale, quasi da vino anche, no? Più uno si immagina un vino del sud, questa bomba alcolica, questa potenza, questa muscolatura anche selvaggia, no? Invece ho avuto una sensazione di grandissima eleganza unita a una maturità che però ha un, come dice il sacro James Suckling, un backlash, ha un finale quasi verdolino. Quindi sono rimasto confuso, perché mi aspettavo potenza, ho trovato eleganza, mi aspettavo che finisse così l'avventura di questo vino nella mia bocca, invece alla fine, pam, questo colpo di coda verde, molto verde, che è piacevole, sì, però onestamente non me l'aspettavo. Se me lo concedete io mi faccio un altro giro, perché bisogna essere sicuri. Confermo, comunque sia una ottima bocca, una grandissima bocca, vino secco, abbastanza caldo, abbastanza morbido. Siamo nella terra di un'acidità. L'acidità, nonostante abbia sentito questa nota verde, comunque è bilanciata, le durezze sono bilanciate insieme alle morbidezze, quindi anche un tannino molto elegante, molto morbido, non ha questa forza tannica che asciuga la bocca, che dà sensazioni amarognole, amaricanti. Non ci sono queste sensazioni, però ecco, questo finale a me torna sempre verde, però non è abbastanza verde, non è abbastanza selvaggio da dire che questo è un vino duro, che è un vino tanico, che è un vino che punta all'acidulo. No, la mineralità è interessante, una buona mineralità riscontro in questo vino, e può dare una buona beva. È un vino che mi risulta equilibrato nonostante questa punta verde che, come ho detto, è piacevole ma secondo me molto presente. Vino che è di media intensità, entra in bocca con eleganza, come lo fa al naso, come vi ho detto prima, abbastanza persistente. La qualità io direi anche fine, perché comunque sia nelle sue molti sfaccettature è un vino che risulta molto elegante. Vino di corpo, vino pronto, vino abbastanza armonico. Non è facile, perché questo è un vino molto interessante. Io leggo qua 3 bicchieri Gambero Rosso, annata, dati nel 2019. 3 bicchieri Gambero Rosso. Questo è un 2015. È un vino sicuramente di grandissima qualità, perché a me piace, e quindi me ne serve un altro po'. Un vino di grandissima qualità che ha però secondo me alcune sbavature, perché ha sì una ottima vista, nel senso esame visivo, bellissimo, perfetto, limpido, tendente al granato,
emozioni, sono già caldo. Esame olfattivo. Mi piace, elegante, molto scandite le note all'interno del bicchiere. Queste sono catalogate, cioè c'è il fascicolo che ha la segretaria, eccolo. Questo vino ha mora, ribes, prugna, cioccolato, archiviato. Ce l'ha. Scandite, non gliele toglie nessuno. E è una caratteristica molto rara, attenzione, nei vini. Perché non è facile trovare caratteristiche così scandite. Molto spesso tanti vini sono una cozzaglia di cose che non si capiscono bene. Questo invece ha un grandissimo pregio, ovvero quello di sapersi distinguere al naso. Nella bocca invece ho trovato qualche complessità. Complessità che non significa difetto. Significa che ho avuto sensazioni contrastanti, che è una bella cosa, perché vuol dire che questo vino è un vino dinamico, è un vino che ha moltissimo da offrire, è un vino che lo portate a una cena, a un evento, questo vi fa parlare tutta la sera. Uno, perché va talmente giù bene che il grado alcolico sale velocemente, quindi uno quando è un po' tipsy parla sempre di più, ma vi fa parlare molto perché se avete una compagnia di amanti del vino, ognuno può dire la sua, non ha una strada sola. Lo assaggio di nuovo. Una persistenza molto bilanciata. Trovo però che abbia un finale che può migliorare. Probabilmente questo 2015, forse è presto? Non lo so dire con precisione. È come se facessimo una gara perfetta e arrivassimo al traguardo in cui arriviamo sempre primi, però rallentiamo, lasciamo un po' l'acceleratore. Mi sento di dargli un ottimo voto, perché a questa bottiglia, andiamo adesso alla votazione, io gli do un voto anche importante, perché questa è sicuramente una bottiglia da 87 punti su 100. Questo è il mio voto. Bianchi Francesco di Italian Sommelier, 87 punti su 100. Ottimo voto, ottima bottiglia, qualità prezzo probabilmente imbattibile, incredibile. Cosa gli manca per essere grande? Secondo me, il mio umile, discutibile, assolutamente non definitivo parere, gli manca un finale degno di tutti gli altri punti, ovvero un'ottima vista, un ottimo olfatto, un ottimo gusto, con un finale che dice mamma sì, buonissimo, eccolo lì, eccolo, e questo va via. E questo mi dà questa piccola nota in fondo leggermente amaricante. È una piccolezza, ragazzi, una piccolezza, è un granello di sabbia in un deserto, non è niente. È una bottiglia che questa la portate, avete vinto, ovunque la portate avete vinto. Grandissimo esponente, complimenti al produttore, complimenti a tutti. Confermo anch'io i 3 bicchieri, fossi un esperto li darei anch'io. Soltanto questa piccola nota, secondo me c'è questa piccola nota verde che gli toglie quella virgola che poteva renderlo un dio dell'Olimpo. Io vi ringrazio, noi ci vediamo la prossima settimana con lo Zinfandel e iscrivetevi al canale. Oh ragazzi, siamo quasi a 1000, ce la facciamo? Dai, arriviamo a 1000. Un saluto da Francesco.